Ragazzi, qui Gaetano Martelli per un nuovo episodio sul canale di Loud Travelers. Quest'oggi mi trovo a Belize, esattamente in un'isola che si chiama Caye Caulker. È un'isola piccolissima dove non ci sono macchine, si gira solo con i caddy elettrici e i panorami sono mozzafiato. Quindi My baby, I like you. My baby, I die for you. See you, you know, I see you. My baby, you know, I ride with you. My baby, I don't cover that, I die for you. I pray to the Lord, I rise to the Lord, gonna greet the Lord. I pray to the Lord. I can't let you go, baby. I just wanna tell you that. No, 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 no. Yeah. All of my friends say you're gonna take care. Cause that man is trouble, you best beware. And though deep down I know I might be headed for teardrops. Now that you got me started, I just can't stop. No, no. Cause I love you, baby. I can't let you go, baby. I gotta tell you that I've been looking for love so true. When I was down and out a long time. per spostarmi in albergo ho subito preso un trasporto locale, queste macchine elettriche. Questa è spiaggia, qui non è strada, qui quasi non ci sono strade su quest'isola. I can't let you go, baby. I can't let you go, baby. Finalmente dopo un mese di vacanza mi posso godere 4 giorni di vera vacanza al mare. Buongiorno a tutti con una colazione tipica di Belize. Stiamo mangiando una coscia di pollo a forno a piamantina, uova strapazzate, fagioli e delle torte fritte. I ristoranti qui a Caye Caulker sono fantastici perché iniziano dalla strada e c'è un corridoio lunghissimo che ti porta direttamente sul litorale dove sta la spiaggia. Molto particolare. Talk to me nice. Talk to me honestly. Stamattina sono venuto penso in uno dei posti più belli dell'isola, si chiama Lazy Lizard, che è questo complesso di bar alle mie spalle dove stanno i 3 tavoli nell'acqua dove si può bere. E adesso andrò a fare un bel tuffo per iniziare questa esperienza qui in Belize. Iniziamo il video, ci vediamo tutti alla scoperta di Belize. Hasta luego! Bene sì ragazzi, oggi è il mio 35esimo giorno di viaggio e quest'oggi per la quinta e ultima destinazione vi ho portato in Belize, un piccolo stato che si trova al confine con il Guatemala e al confine con il Messico. Andiamo a vedere una bella pirapetta. Mi ha consigliato di spostarmi al sud dell'isola perché in genere verso le 4:30-5 si riuniscono tantissimi pesci. Il pesce manta è un pesce che non ho mai visto in vita mia, uno dei pochi, e mi è piaciuto sempre tantissimo. Quindi in questo momento mi sto dirigendo verso quel luogo e farò vedere, sperando e sono fortunato di incontrarne qualcuno. Andiamo. Flowers
momento, dopo aver visto questi bellissimi pesci, di dargli anche da mangiare. Una sarda, la puzza li attira tantissimo. Ce l'ha anche scritto sulla schiena. Mi raccomando, seguite il canale Chiacchiere Manta, mi piace quello che sto facendo. Un'emozione unica essere su quest'isola, veramente è un qualcosa che non mi aspettavo, e a pensare che prima di venire in Belize non sapevo neanche che esistesse. Andiamo. Buongiorno a tutti quanti, questa mattina mi sono spostato dal nord dell'isola dove sto dormendo fino al sud dell'isola e ho percorso circa 10 minuti a piedi su strade che non sono strade ma camminando completamente sulla sabbia, e sono arrivato a un punto dove si stoppa quest'isola e inizia un'altra isola lì che è piccolissima. Ho provato a chiedere il ferry, però il ferry non era disponibile, quindi l'unica cosa da fare è andare a nuoto. Pronti? Andiamo e vediamo un po' cosa troviamo su quell'isoletta. Nel canale dove passano le barche c'è una corrente assurda, 2 bracciate in avanti e una bracciata indietro, però siamo arrivati, ero lì, adesso sono arrivato su questo piccolo angolo di paradiso, non so neanche cosa possa trovare in quest'isola, però mi piacciono le avventure, quindi inoltre in questa camminata vediamo un po' quello che trovo. L'idea di non portarmi infradito non è stata la migliore, che non c'è sabbia, qui sono pietre. The beach is really far away. Coco King Beach. Nome abbastanza particolare, però mi piace, andiamo a scoprire. Il percorso è sempre più ostile, dove vado è tutto allagato perché ieri c'è stata una tempesta sull'isola, quindi le strade sono tutte rovinate. Andiamo a vedere. Oh, guarda. Posso dare qualche consiglio di passare a Belize City massimo una notte per poi prendere il traghetto, perché non ne vale la pena. Belize City ormai non è più la capitale del Belize. Dall'ultima volta è passato l'uragano nell'80 e ha distrutto la capitale. Sembra più un posto, un luogo di guerra, un luogo abbandonato, non è bello per niente, quindi andate a Belize giusto di passaggio, prendete una nave, venite a Cape Calcour e da Cape Calcour potete passare qui a Coco Beach, che è una spiaggia fantastica. Se vi piace più la vita un po' estrema a livello di party, divertimento, sballo, andate a San Pedro, perché tutti dicono che è l'isola più grande, l'isola più caotica, ma io preferisco una vacanza più tranquilla all'insegna dell'esplorazione. Ragazzi, mi godo il mare e ritorno sull'altra isola. Non c'era modo migliore di terminare la mia vacanza in Belize se non venire a visitare questo posto. Ne vale la pena. Fuggite da Cape Calcour giusto per 3-4 ore, c'è un ferry che ti costa $2 che ti porta da quest'altro lato. Se siete bravi nuotatori e sapete nuotare, perché la corrente è molto forte, attraversatelo a nuoto, sono circa 5-10 minuti e godetevi questo panorama. Potete rilassarvi, c'è un ristorante, c'è un bar, ci sono le sdraio, le amache sulla spiaggia, c'è tutto quello che avete bisogno per rilassarvi. Ricordatevi questo consiglio, Coco Beach. La cosa più bella di questi percorsi, mentre cammini incontri iguane, serpenti, incontri qualsiasi tipo di animale e non hanno paura di te, non si allontanano, perché qui sono abituati a essere rispettati dai locali, quindi ci sta un ecosistema che si riesce a vivere tutti insieme, un po' come dovrebbe essere da tutte le parti del mondo, ma purtroppo non è così. Adesso è arrivato il momento di lasciare questo piccolo isolotto e ritornare indietro, anche perché non ho portato portafogli e niente.
Ho la gola secchissima, ho bisogno di bere un po' d'acqua. Ritorniamo. ¿Cómo estás, mami? Te quería preguntar. Difficile, Alex. What do you want to say? Welcome to Belize, man. It's paradise here, right? Mi amor, no pares, que ti siempre. L'acqua oggi è una cosa spettacolare. Benvenuti nell'acqua caraibica di Belize. Lo sapete cosa rende quest'acqua così trasparente? Aspettate un secondo e vi faccio vedere. Questo, guardate il colore della sabbia. La sabbia è bianchissima. Me imagino lo otro también. Cuando te va a ver, hace mucho fue que me disfruta. Quieres más que yo. La vida está para amor. Tanto miel de esa flor. Per pranzo sono affamato e sono venuto a un ristorante diverso dagli altri. Questo è un ristorante aperto sulla spiaggia, guardate. C'è il nostro amico, this is the chef. Yo, baby! Sugar booga! Only in Belize with lots of love. Unbelievable lunch. Finger licking good. With lots of love. Ladies rule the world, not us guys. Vado a accomodare al tavolo del ristorante, aspetta che ci portano il cibo. Volete vedere il tavolo del ristorante? Questo è il mio tavolo del ristorante dove pranzerò oggi. Una vista a 5 stelle direttamente sulla spiaggia rivolto verso l'oceano. Penso che Belize è una delle destinazioni più belle che abbia conosciuto durante i miei viaggi in giro per il mondo. Uno, perché non ne conoscevo neanche l'esistenza. Secondo, perché la natura regna sovrana, un po' come tutti gli stati del Centro America. E terzo, perché le persone qui sono semplicemente fantastiche. Belize, diversamente dagli altri stati del Centro America, la lingua ufficiale è l'inglese, la banconota è il dollaro del Belize. Aspettiamo il cibo, che sono affamato e non vedo l'ora di assaggiare il pollo che stanno facendo su questa brace con questa salsa barbecue. Mua! Dopo che ho visto così tante cose, veramente è difficile ritornare a Napoli, nella città, nel caos. Wow. Questa sarà la challenge più grande per me sicuramente. So this is the pork right here. This is a rib, so I'm gonna bring you over the chicken right in a few next minute or so, alright? Ok, thank you, gracias. You want more beer? Ragazzi, ho ordinato un pollo al barbecue, quello che avete visto sulla piastra, con del riso e dell'insalata. Una cosa buonissima. Devo lavarmi le mani perché ho mangiato il pollo con le mani e non c'è modo migliore, visto che siamo sull'isola, di farlo così. E dopo aver lavato le mani è arrivato il momento di continuare a esplorare l'isola, che ormai probabilmente conosco tutta a memoria, però cerchiamo qualche altro spot nascosto. È arrivato il momento di rilassarci un po'. Non è che mi stia stressando tanto questi giorni, però. Ragazzi, se il video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un like, un commento, ma soprattutto iscrivetevi al mio canale Loud Travelers. Queste avventure folli in giro per il mondo le trovate solo sul mio canale, quindi ci vediamo alla prossima, che probabilmente sarà in Europa. Ciao a tutti!